Scegliere le impostazioni dell'ecoscandaglio è come scegliere la rotta giusta quando si naviga. Oggi cerchiamo di capire insieme quando conviene inserire il pilota automatico o tenere il timone a mano, perché non è la stessa cosa usare tutto in automatico, usare tutto in manuale o vedere di scegliere quali cose si possono fare in automatico e quali cose invece conviene assolutamente tenerle sempre in manuale. È successo sicuramente anche a voi di chiedervi: ma quanto realmente incide l'impostazione automatica rispetto a quella manuale? Beh, ci sono tantissimi fattori che vanno a influire. La tecnica di pesca, quanto siamo attenti e stiamo sopra l'ecoscandaglio, le condizioni generali di pesca e se dobbiamo utilizzare delle funzioni particolari. E dipende moltissimo da quello che dobbiamo fare. Se voglio utilizzare lo shift e quindi ingrandire la parte vicina al fondo, sono obbligato a non utilizzare la scala automatica. Ma andiamo per ordine. Vediamo insieme quali funzioni conviene tenerle in automatico e quali invece in manuale. Vediamo i pro e i contro per tutte queste funzioni che sono disponibili sui nostri strumenti, alcune anche proprio su strumenti entry level, ma che sono veramente importanti per riuscire a vedere bene i target e il fondo. Furuno ha due opzioni che si possono attivare in automatico. Una si chiama pesca, una funzione pesca che è più adatta appunto quando si sta pescando, e l'altra si chiama crociera, quindi si utilizza di più per l'uso proprio di diporto o semplicemente quando si va in ricerca. Queste funzioni vanno ad agire in modo differente su diversi parametri dell'ecoscandaglio, tra cui la scala, il gain, il clutter, e questo riguarda tutti i brand, non soltanto ovviamente Furuno. Ci sono alcune funzionalità che possono essere attivate quando siamo in automatico, come per esempio lo zoom o il button zoom. Altre, invece, sono attuabili solo quando la macchina è impostata in manuale, come per esempio lo shift. Se io voglio utilizzare lo shift, che su alcune macchine si chiama anche scala personalizzata o inizio scala, fine scala, sono obbligato a togliere la scala dall'automatico, devo usarlo in manuale. Quali sono le funzioni che conviene utilizzare in manuali? E quali sono invece quelle da utilizzare in automatico? Innanzitutto bisogna dire che i pescatori non sono tutti uguali e tantomeno le tecniche di pesca e di ricerca. Sicuramente avrete sentito parlare 1000 volte o dire la frase: per avere i risultati migliori metti tutto in manuale. Ma è sempre vero? Io sinceramente direi di no. Prima di tutto, cosa stiamo facendo? Siamo in ricerca, stiamo cercando un hotspot, stiamo cercando del pesce foraggio, siamo in trasferimento, oppure siamo in pesca, magari fermi a Bolentino o drifting al tonno. Poi, per ciascuna tecnica, io aggiungerei anche qual è la profondità operativa rispetto alle potenzialità del nostro strumento, perché è molto diverso pescare a 20 metri, a 100, 150 o 500 metri. Ovviamente la nostra macchina deve essere regolata molto più finemente se dobbiamo andare a cercare dei target a 500 metri rispetto ai 20 metri di profondità, indipendentemente se abbiamo una sonda molto performante oppure no. Quindi va da sé che bisogna tenere presente di tantissimi fattori quando andiamo a regolare la macchina. Però, come vi ho detto dall'inizio, non è così scontato il fatto che manuale è migliore rispetto che automatico. Per certi tipi di pesca sicuramente sì. In altre situazioni, e soprattutto quando magari un pescatore non è così, diciamo, preparato e non sta troppo attento allo strumento, a volte il sistema automatico può darci dei vantaggi. Come vedete ci sono tanti argomenti da sviluppare. Mettetevi comodi e iniziamo. In descrizione troverete anche i marcatori di capitolo. Sono dei punti che io ho selezionato in modo che voi possiate ritornare su qualcosa che magari non avete capito bene o rivedervi una parte per fare ancora maggiore chiarezza. Però mi raccomando, cercate di vedere tutto il video
perché sennò vi mancheranno dei pezzi importanti per riuscire dopo a fare una valutazione sulla vostra tecnica di pesca e sull'uso che fate voi comunemente con il vostro strumento. La prima cosa, quella più semplice, probabilmente anche banale, ma che è praticamente presente su tutti gli strumenti. La scala di profondità o il range, cioè la visione di quanto il nostro strumento deve mostrare sullo schermo. Questa può essere manuale o automatica. Manuale è semplice da capire, un'imposta alla profondità massima, il nostro schermo rappresenterà tutta quella zona dove dovrà essere compreso anche il fondo. Oppure, se vogliamo, possiamo anche escludere il fondo. Se noi stiamo pescando i tonni su una battimetrica di 500 metri, ma ci interessano soltanto i primi 100 metri, noi, se siamo in manuale, possiamo impostare la scala da 0 a 100 e riusciremo a vedere i tonni in quella zona lì, senza nessun interesse per tutto quello che sta sotto. Quando usare la scala in automatico? Devo dire che per mia esperienza poche volte. È uno di quei setting, di quelle impostazioni che io consiglio veramente di tenere praticamente sempre in manuale, a differenza del gain che vedremo dopo. Perché la scala in automatico non va bene? Allora, prima di tutto, se siamo in pesca e siamo allo scarroccio o siamo in drifting, avere lo strumento che cambia da solo scala ci fa cambiare la rappresentazione dei target e questo può crearci della confusione fondamentalmente. Quindi avere bene idea di come sta andando il fondo e mantenere i target di una certa dimensione, ricordatevi che se noi abbiamo la scala a 50 metri e vediamo un target, se la scala è portata a 100, lo stesso target alla stessa profondità risulterà di dimensioni la metà, cioè sarà grande la metà rispetto a prima. Quindi cambiare la scala molto spesso ci può anche creare confusione, perché pensiamo di vedere pesci molto grandi quando in realtà magari i pesci non sono così grandi. Un bel target a 20 metri può diventare molto piccolo e insignificante se stiamo pescando a 50, 80 o a 100 metri. Bisogna sempre tenere presente ovviamente questo rapporto. Il fatto che la scala automatica spesso ci fa cambiare questa misura ci fa perdere un po' la realtà delle dimensioni dei pesci, soprattutto quando i dislivelli sono abbastanza alti. Un altro motivo per cui io non consiglio la scala automatica è perché se il mare è mosso e noi siamo in trasferimento, se ci sono delle bolle d'aria che passano sotto il nostro trasduttore, lo strumento perderà il contatto con il fondo e questo si tradurrà in mancanza di segnale sullo schermo, ma che potrà durare anche diversi secondi, perché in quel tempo lo strumento cercherà di andare a trovare il fondo ad alte profondità e magari cambierà la scala dai 50 ai 100, 200, 300 metri fino a quando non riaggancia il fondo e torna a disegnare nel modo corretto fondo e target e specchio d'acqua, colonna d'acqua. Se noi invece abbiamo la scala in manuale, lo strumento non salterà più. Saremo noi a impostare il valore massimo di scala, mettiamo che il fondo sia 50, noi potremo tenerlo circa a 60. In questo modo, anche se avremo una bolla d'aria, avremo un buco in corrispondenza del nostro segnale, ma questo non ci farà perdere tutti i segnali che arriveranno subito dopo. Un'altra cosa che ci fa spesso sbagliare nella scala automatica è che quando allamiamo, per esempio in traina, mi viene in mente in traina con il vivo per esempio, allamiamo un bel pesce e siamo in combattimento, la barca magari la lasciamo andare con il motore o anche allo scarroccio o alla deriva, noi non abbiamo tempo per vedere sempre in continuazione lo strumento. Avere la scala in automatico può far cambiare scala allo strumento, noi a colpo d'occhio ci sembra che il fondo rimanga sempre costante, perché lo vediamo sempre più o meno nella stessa posizione, ovviamente non andiamo a leggere i numerini che ci dicono quanti metri sono, ma magari ci stiamo avvicinando troppo a una secca o stiamo finendo sull'acqua troppo bassa.
Ecco, questo è un altro problema, perché lì chiaramente se abbiamo un pesce importante che già ci sta facendo combattere, finire su dell'acqua troppo bassa ci rischierà di farlo perdere, perché andrà a incagliarsi o andrà a spaccare il filo sulle rocce. Poi un'altra cosa, quando si usa la scala automatica non possiamo utilizzare lo shift. Shift su cui ho fatto già dei video, ho già spiegato bene di cosa si tratta, non è lo zoom. Lo shift è un sistema per riuscire ad aumentare di molto la definizione dei target e del fondo proprio in prossimità del fondo. Il mio consiglio è sempre tenere ben evidenti, diciamo, i 10 metri sopra il fondo più un paio di metri sotto, quindi una schermata che comprenda dai 10 ai 15 ai 20 metri massimo. In questo modo vedremo benissimo i target, saranno ben separati, vedremo bene anche l'orografia del fondo. Ovviamente questo tipo di impostazione, cioè lo shift, la puoi attivare solo se sei con la scala manuale, quindi la scala automatica va assolutamente tolta. Ma la scala automatica non è automatica e basta, nel senso si accende e fa tutto da sola. In realtà anche questa ha delle impostazioni che vi mostrerò anche sulla macchina. Vediamo insieme le funzioni automatiche e manuali che troviamo sul TZT3. Andiamo nel menu. Come vedete qua abbiamo la possibilità di inserire la scala automatica. E in questo momento vedete che lo strumento è completamente sbagliato, abbiamo la scala completamente sbagliata. Andiamo a vedere perché. Dobbiamo andare sulle impostazioni, ecoscandaglio. E qui dobbiamo cercare la voce che ci dice l'altezza della scala. Adesso l'ho aumentata, come vedete il fondo torna nella posizione giusta. Quando si utilizzano i settaggi automatici bisogna sempre stare attenti che tutte le impostazioni siano al posto giusto, se no rischiamo di utilizzare il setting automatico nel modo sbagliato. Il mio consiglio è di tenerlo tra l'80 e il 90%, cioè io cerco sempre di tenere il fondo molto vicino alla base dello strumento, ci deve essere ancora un po' di spazio, ma comunque molto vicino. Questo mi permetterà di utilizzare bene tutta l'altezza dell'ecoscandaglio, tutta l'altezza del nostro schermo, dove avrò tanti punti per rappresentare i target e nel modo migliore anche il fondo. La seconda cosa che le nostre macchine ci consentono di usare in automatico è il gain, chiamato anche sensibilità. Anche questo parametro è molto importante perché se non viene impostato nel modo corretto rischiamo di perdere tantissimi pesci, tantissimi target. Il gain è una di quelle funzioni che però io posso anche considerare e consigliare da tenere in automatico. Se noi non siamo troppo attenti al nostro strumento e non andiamo spesso a regolarlo, il fatto di regolarlo una volta e lasciarlo lì non è proprio l'ideale, perché può succedere che passino dei pesci o semplicemente cambino un po' le condizioni, il fondo magari diventi più basso, ci sia una buca, ci sia una secca e ogni volta che abbiamo degli cambi di profondità il gain dovrebbe essere regolato di nuovo. Se noi non siamo abituati a farlo possiamo finire nel trovarci un gain con una sensibilità troppo bassa e questo ci farà non vedere o vedere molto male anche target che invece sono importanti. Quindi il gain, se io non vado a smanettarlo molto spesso, consiglio di tenerlo in automatico. Attenzione che le macchine normalmente hanno anche un settaggio del gain, cioè anche lì non c'è soltanto un on-off per quello che riguarda la parte automatica del gain, ma esiste proprio un setting, si chiama offset. Con questo offset, che è presente in tutte le macchine Furu 1, ma penso che sia presente anche sugli altri brand,
riesce a regolare la sensibilità a cui l'automatico deve regolarsi. Ecco, ho usato un po' delle parole un po' così complicate, però funziona proprio così. Io praticamente posso decidere a che sensibilità deve lavorare il mio gain automatico. Vado nelle impostazioni, adesso vi mostro come si fa. Vado nelle impostazioni, regolo l'offset, lo aumento o lo calo fino a trovare un giusto equilibrio che vada bene per la mia tecnica di pesca e per la zona dove sto pescando. In questo modo, tenendo il gain in automatico, riesco ad avere comunque un ottimo risultato. Come sempre è fondamentale che sulla barca non abbiamo disturbi. Se noi abbiamo disturbi sulla barca, tutti questi discorsi non servono più, perché il disturbo ci obbliga a tenere il gain basso e avere un gain basso vuol dire perdere tutti i target. Un altro motivo, un motivo invece che va contro nel tenere il gain in automatico, è la possibilità di mettere a fuoco quando vediamo un target passare sullo schermo. Cosa intendo mettere a fuoco? Intendo dire, io quando vedo un mark, magari di un pesce che non è passato proprio sotto la barca, ma un po' più di lato, agisco sul gain e lo aumento o lo calo per cercare di farlo comparire e vedere quanto effettivamente grande è questo target. Se io ho il gain in automatico, sono obbligato prima andare nel menu, togliere il gain in automatico e dopo andare a agire. Ovviamente tutto questo discorso vale solo per gli strumenti più recenti, dove abbiamo lo storico che può essere variato muovendo il gain. Come vedete anche adesso vi lo mostro, io se aumento o calo il gain, questo mi si modifica anche su tutto lo storico della macchina e non soltanto sul momento in cui sta leggendo adesso l'ecoscandaglio, ma anche su tutto il passato. In questo modo posso mettere a fuoco, vedere meglio alcuni target che se no sarebbero potuti anche sfuggire. Quindi, se non siamo degli smanettoni, cerchiamo di mantenere il gain in automatico, ma settato nel modo giusto sulla macchina. Mi raccomando, questo è fondamentale. Se invece abbiamo un po' più di cura e ci piace valutare meglio i target che passano sotto la barca, beh, in questo caso mettiamo il gain in manuale e andremo a tararlo una volta ogni 2-3 minuti, 4 minuti o in cambi repentini di profondità o di situazioni. Il gain ci serve anche per trovare, per esempio, il termoclino, che è fondamentale, quindi aumentarlo, calarlo. Gain in automatico invece può essere comodo quando stiamo facendo una ricerca per diverso tempo o stiamo andando in cerca di mangianze o di un hotspot e non abbiamo bisogno di andare a tarare in continuazione questo gain. La cosa interessante che voglio farvi notare è che nell'autopesca io posso fare un preset del gain. Vedendolo lo capirete meglio. Questo è l'offset guadagno. E qui posso scegliere quanto dargli in più o in meno rispetto allo standard. Come vedete, anche in questo caso è molto importante regolare bene l'offset del guadagno, se no rischieremo di avere uno strumento troppo sordo ai target o troppo sensibile che ci mostrerà tutta una serie di disturbi sullo schermo che noi assolutamente non vogliamo. Il clutter poi è un'altra funzione. Un'altra funzione importante intendo, quando noi mettiamo la macchina in automatico, normalmente anche il clutter viene regolato dalla macchina stessa. Il clutter, come ho già spiegato sempre in un altro video, serve un po' per mettere a fuoco i nostri target. È molto utile per esempio nella pesca dei calamari. Io per esempio sulla mia macchina il TZT3 con la sonda CIRP B265LH regolo il clutter tra un 15 e un 25, in casi rari anche un 30.
e mi serve per andare a selezionare proprio i target, i calamari, che in questo modo saranno ben visibili sul mio schermo. In manuale il clutter serve proprio per questo, ma se non stiamo facendo una pesca specifica, stiamo facendo un bolentino o anche una traina con il vivo, possiamo anche mantenerlo in automatico, con tutte le scale in automatico. Ricordiamoci che se andiamo in manuale con il gain, saremo obbligati a essere in manuale anche con i clutter. La frequenza di trasmissione. Anche questo è un parametro che troviamo sul nostro menu, che tanti veramente proprio non lo considerano, ma anche questo è possibile regolare tra manuale o automatico. La frequenza di trasmissione altro non è che la velocità con cui il nostro strumento invia gli impulsi verso il fondo. È chiaro che per avere il massimo della definizione dovremo avere sempre la frequenza più alta, che vi ricordo cambia a seconda delle profondità. Se noi peschiamo profondi, la frequenza di trasmissione sarà per forza più bassa, perché lo strumento, prima di inviare un nuovo impulso, dovrà sempre attendere tutto il tempo necessario che l'impulso precedente occorre per partire dal trasduttore, arrivare fino al fondo scala del nostro strumento e tornare su in superficie ed essere letto dal trasduttore stesso. Quindi profondità alta, frequenza di impulso per forza più bassa, però sull'acqua bassa conviene sempre tenere la velocità al massimo. Questo ci permetterà di avere il massimo della definizione. Questo tipo di settaggio vale sia per tutte le impostazioni in manuale o in automatico. Parlo della scala o del gain. Potenza di trasmissione. Viene chiamata Power TX sui menu. Qui ci sono diverse scuole di pensiero. Io personalmente la tengo sempre al massimo, però sarebbe consigliabile sulle profondità minori, diciamo entro i 20-30 metri, anche diminuirla, perché ci sono alcune scuole di pensiero, come vi dicevo, alcuni colleghi che dicono che effettivamente alcuni pesci possono essere infastiditi dal ticchettio che il nostro trasduttore emette. Se noi abbassiamo la potenza di trasmissione, questo ticchettio sarà sicuramente più leggero e meno udibile anche per i pesci. Però bisogna sempre ricordarsi di andare a fare questa modifica dopo sui nostri setting quando andiamo a pescare in acqua più profonda o quando stiamo facendo una ricerca o un qualcosa a velocità alta, dove avremo bisogno di tutta la potenza del nostro strumento. Però anche questa è un'impostazione che si trova sul menu e c'è la possibilità di averla in automatico oppure in manuale. Poi ci sono tutta una serie di funzioni che non hanno la possibilità di essere inserite in modo automatico o manuale, e queste magari le vedremo su un prossimo video. Riguarda la frequenza del trasduttore. Se noi utilizziamo un trasduttore CIRP possiamo sceglierle di farlo lavorare in CIRP oppure su delle frequenze fisse. Fra parentesi, io vi consiglio sempre il CIRP, non andate su monofrequenze, non serve. Poi c'è il cancella colore, che serve per togliere gli ultimi colori della scala. Anche su questo parametro trovate un video sul canale che vi spiega bene quali sono le impostazioni giuste. Lo zoom, dove andrete voi a decidere quanto ingrandimento dare sulla parte che vi interessa di più. Il bottom zoom, che è quello che vi mantiene il fondo sempre piatto dalla parte, diciamo, dello schermo dove lo attivate, mostrandovi tutti i target che sono staccati dal fondo. E poi per ultimo ho messo lo shift, ma che in realtà è quello che io uso di più, lo uso veramente tantissimo, che serve per mettere in evidenza tutti i target sulla parte di colonna d'acqua vicino al fondo. Quindi scala in manuale e shift attivo, per mettere a fuoco bene tutti i target che ho vicino al fondo. Per queste impostazioni comunque preparerò un video doc dove vi spiegherò quando usarle e soprattutto quali sono i vantaggi e i svantaggi per ciascuna funzione. Se sei interessato a questo argomento, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche.
in modo da essere avvisato tutte le volte in cui metterò un nuovo video direttamente da YouTube.